Se non volete avere brutte sorprese quando andate a raccogliere le mele, come in questo caso qui, mele tutte bacate che sono da buttare e per terra un disastro, dovrete iniziare sin da quando la mela è piccola come una moneta da 1 euro a fare i trattamenti. C'è una lotta guidata. C'è una lotta biologica da fare. Oggi ve la dico, statemi ben attenti in modo che anche voi raccogliete mele belle, grandi così, guardate, dolci, succose, saporite e senza l'ombra di un bruco all'interno di una larva. Vediamo tutto quello che c'è da fare. La strategia dei trattamenti c'è da applicarla subito dopo la completa allegagione. Quando la mela è grande così, è grande come una piccola noce, dobbiamo subito partire a fare i trattamenti. Come si fa? In un modo semplicissimo e biologico. Caolino e sapone molle potassico, un bel primo trattamento e dopo 15 giorni ne faremo un altro con caolino ed olio di neem. Dopo altri 15 giorni, di nuovo partenza caolino e sapone molle potassico. Dopo altri 15 giorni, caolino ed olio di neem. Le dosi sono quelle indicate nelle confezioni, non ci possiamo sbagliare perché facciamo questi trattamenti caolino e sapone molle potassico e caolino ed olio di neem in modo alternato. Che cosa fa innanzitutto il caolino? Il caolino cerca subito di mascherare con questa polvere biancastra la pianta che noi abbiamo trattato. Questa patina bianca nasconderà alla vista e all'olfatto di questo piccolo lepidottero, di questa piccola farfallina, ad andare a depositare le uova sulle foglie. Perché poi da quelle uova nasceranno delle piccole larvette che inizialmente sì, si mangiano la foglia, ma poi prendono e iniziano a mangiarsi il frutto. Il caolino poi che fa imbiancando la chioma? Riflette i raggi solari e durante l'estate, in quelle estati torride e siccitose, mantiene la chioma più fresca. Ecco, la pianta fa sempre la sua fotosintesi clorofilliana e scambia sempre con l'esterno la sua evapotranspirazione, però la chioma si mantiene più fresca, la pianta riesce a vegetare meglio e a stressarsi di meno. Uno spettacolo. Per terza cosa poi il caolino ci fa anche da adesivante al prodotto che noi abbiamo inserito. E che cosa ci abbiamo inserito? Una volta il sapone molle potassico e una volta l'olio di neem. Il sapone molle potassico è spettacoloso perché fa da disabituante e quindi da repellente alla piccola farfallina che vuole andare a depositare le uova sulle foglie. Perché? Perché chiaramente una foglia che sa un po' di sapone per il piccolo bruco che dovrebbe nascere dalle uova è un po' disgustosa. Ecco che la farfallina ci penserà 2 volte prima di depositare in un ambiente disgustoso dove il figlioletto magari si può nutrire male. Inoltre poi il sapone molle potassico fa anche da insetticida, diciamo così, su tutti quegli insetti dal corpo molle senza l'esoscheletro, gli afidi, la cocciniglia cotonosa, e tiene lontani anche i ragnetti rossi, i tripidi e le cicaline, quindi ha sempre un ottimo effetto e inoltre se c'è scioglierà anche la fumaggine, quindi un prodotto biologico molto molto buono. E non è finita qui. Inoltre il sapone molle potassico dà potassio alla pianta, quindi è come se noi facciamo un bel trattamento fogliare con potassio ai frutti e i frutti sicuramente saranno più buoni, più dolci e più grandi. L'olio di neem che noi diamo una volta sì, una volta no, in alternanza al sapone molle potassico, lui fa proprio da insetticida, quindi va a colpire per contatto tutti quanti gli insetti che abbiamo elencato prima ed in più è traslaminare, quindi cerca anche di penetrare all'interno della lamina se ci fosse qualche insetto che è penetrato all'interno, quindi uno spettacolo. E in più è anche un insetticida ottimo e biologico contro i piccoli bruchi della eventuale farfallina che ha depositato le uova e quindi è una mano santa. Ma non è finita qui, questa è la lotta base che vi aiuterà moltissimo e se non fate altro già avete salvato almeno il 30-40% del raccolto. Però
c'è una marcia in più da fare. Dobbiamo appendere alla pianta o le bottiglie con la soluzione attrattiva per la carpocapsa, quindi questa piccola farfallina, oppure quei pannelli rettangolari gialli con la colla sopra. Appendiamo il pannello o la bottiglia, una pianta sì ed una pianta no, e ogni 2, 3, 4 giorni andiamo a fare il monitoraggio. Se vediamo che nel pannello, ad esempio, ci sono incollate 2 o 3 farfalline in questa striscia, abbiamo ben capito che lì c'è già la presenza della farfallina e ecco che dobbiamo fare subito una bella cosetta. Prendiamo acqua e piretro naturale, facciamo questo trattamento sulla pianta perché noi cerchiamo di abbattere in massa tutta la presenza di queste fastidiosissime farfalline che altrimenti ci rovinerebbero il raccolto. Però dobbiamo fare dopo 10 giorni un altro trattamento e il secondo è importantissimo. Questa volta facciamo dopo 10 giorni un trattamento con acqua e Bacillus thuringiensis, sempre rispettando le dosi. Perché facciamo questo trattamento dopo 10 giorni? Perché è vero che noi abbiamo appeso le trappole, abbiamo monitorato la presenza della farfallina, abbiamo fatto l'eliminazione in massa dell'insetto, però quella farfallina già potrebbe aver depositato un po' di uova sulle foglie e allora, siccome dopo circa 10 giorni stanno nascendo i piccoli bruchetti, noi con il Bacillus thuringiensis, prodotto biologico e veramente ottimo, quando il piccolo bruco va a mangiarsi la foglia, lì mi dispiace ma perirà, e quindi abbiamo totalmente coperto da questo fastidiosissimo insetto il nostro frutteto. Fatto questo, vedrete ragazzi che avrete almeno il 70-80% della frutta salva, buona, genuina e dolce. Quindi vi ripeto i trattamenti velocemente. Quando la mela è grande come 1 euro, quindi è piccola, appena allegato alla pianta, facciamo i trattamenti caolino e sapone molle potassico, 15 giorni dopo caolino e olio di neem, 15 giorni dopo caolino e sapone molle potassico. Andiamo avanti così fino a 20 giorni prima della raccolta dei nostri frutti. Nel frattempo, subito a maggio, già abbiamo appeso le trappole, facciamo il monitoraggio. Quando vediamo che ci sono 2 o 3 insetti attaccati al pannello o all'interno della bottiglia con la soluzione attrattiva, zac, un bel trattamento con acqua e piretro naturale, eliminazione in massa delle farfalline. Dopo 10 giorni facciamo un trattamento con acqua e Bacillus thuringiensis, prevenzione per quelle poche uova che la farfallina è riuscita a depositare, dalle quali può nascere il bruchetto ed inserirsi all'interno del nostro frutto. Con questo è tutto ragazzi. Un abbraccione a tutti da Pier Giorgio, vi voglio un mondo di bene, ci vediamo alla prossima, prodotti bio, un abbraccio, ciao ragazzi, ciao!